Questo è il computer di AliExpress. Semplice, minimalista e con dettagli in ogni singolo centimetro. Un insieme di ingiustizie. Secondo il Corriere il pacco mi è stato consegnato qualche settimana fa. E io però non ho ricevuto nulla. Problemi? Purtroppo sta andando veramente male. Ma molte soddisfazioni. Completamente bianca è davvero stupenda. Quindi mettetevi comodi perché questa non è la solita build, ma è il mio nuovo computer di AliExpress. In uno dei periodi in cui i prezzi dei componenti sono più alti che mai, tra RAM vendute esclusivamente in blocco ad aziende di AI e piccole variazioni estetiche che fanno quasi raddoppiare i prezzi, questo è quello che sono riuscito ad ottenere con un budget di appena 800 euro e la scelta di acquistare tramite AliExpress. Sì, AliExpress, uno dei più grandi store online al mondo, con circa 500.000 vendite ogni singolo minuto, conosciuto per prezzi bassissimi, ma anche la qualità scadente, le plastiche leggerissime e prodotti fake spacciati per veri, che mi ha però permesso di risparmiare circa euro in componenti originali, che ho potuto investire in upgrade estetici e di prestazioni, creando un computer migliore delle aspettative, ma spendendo esattamente la stessa cifra. Mettetevi comodi perché vi mostrerò nel dettaglio cosa ho acquistato, quanto ho risparmiato rispetto ai più noti e-commerce online, mostrandovi senza filtri la qualità dei prodotti e il risparmio effettivo che sono riuscito ad ottenere grazie a questo grandissimo e-commerce cinese. Poi lo testeremo per capire fino a che punto si possa spingere un prodotto di questo tipo e vi porterò alla scoperta di alcuni dettagli estetici che lo rendono uno dei migliori computer che abbiate mai visto. E così centimetro dopo centimetro abbiamo rifinito quello che sarebbe diventato il mio nuovo computer. Oggi è l'11 di marzo e considerate che l'ordine di AliExpress l'ho fatto il 27 di gennaio, anche se la maggior parte dei componenti è arrivato dopo una settimana. L'unico pezzo che ha davvero rallentato tutto è stato il case, purtroppo, che solamente per controllare che fosse tutto a posto in realtà ho già aperto, dato che essendo dotato di ben 3 vetri temevo sul serio di quello che poteva essere arrivato, ma tutto il resto è ancora completamente sigillato. Solamente un piccolo disclaimer prima di procedere con l'apertura di tutto: prestate sempre attenzione ai componenti ricondizionati spacciati per nuovi e verificate sempre tutto anche più di una volta per essere sicuri al 100% che i prodotti che vi arrivano siano come quelli indicati. Detto questo, passiamo ai componenti veri e propri, perché non sto più nella pelle, ormai un mese che ho qui questi componenti e non li ho ancora aperti. Partendo dal processore, che è un Ryzen 5 5600X in versione tray, è pagato solamente 118,64 euro, che su Amazon si trova intorno ai 150 euro nella stessa identica versione. E la cosa incredibile è che questo è solamente uno dei tantissimi componenti su cui ho potuto risparmiare. Passiamo poi alla scheda madre, una ASRock B550M Pro SE, e una volta aperta troviamo cavisata, manuale, completamente bianca con dettagli neri che si addicerà perfettamente allo stile del computer che ho scelto. Sono stato in piedi fino a luna a capire quale fosse il problema nel computer. Penso sia la scheda madre. Pagata appena 111,39 euro, che su Amazon nemmeno si trova. Dai, ora passiamo al case però, con 4 ventole incluse innanzitutto e un'estetica da urlo, se devo essere sincero. Cioè, vi immaginate quando sarà definitivamente pieno? Ogni singolo componente bianco qui dentro si vede al massimo, comprese d'aria sulla parte inferiore, posteriore e anche laterale. Pagato 116,39 euro, più o meno in linea con quello che avrei pagato su altri store. Ovviamente considerando che il budget è basso avrei potuto risparmiarci, ma considerando che sarà parte integrante dello sfondo non volevo risparmiare un singolo centesimo sull'estetica. Un bel case però non sarebbe nulla senza un adeguato sistema di raffreddamento di qualità e magari anche curato esteticamente, che diciamolo in un PC come questo è essenziale. E in modo molto superficiale, inizialmente avevo acquistato un CPU cooler bianco e 3 ventole aggiuntive, ma d'altronde appena ho proposto il mio progetto a Sharkoon hanno subito deciso di supportarmi, inviandomi il loro raffreddamento a liquido S90 RGB, ovviamente bianco, che però anche qui per 1000 problemi legati alla consegna purtroppo arriverà solo domani. Questa cosa mi fa alquanto ridere e quanto piangere allo stesso tempo, dato che secondo il Corriere il pacco mi è stato consegnato qualche settimana fa e io però non ho ricevuto nulla, quindi lo vedremo direttamente durante il montaggio. Per quanto riguarda la RAM invece ho optato per 2 banchi NATAC da 8 GB a 3200 MHz. Sì, li ho presi DDR4. Per ora
questi quasi 118 euro sono stati anche abbastanza, considerando però che su Amazon è difficilissimo trovarle sotto i 150 euro. Come alimentatore ho preso un MSI Mag a 650, per il semplice fatto che su AliExpress non ho trovato dei prodotti che garantissero una completa sicurezza del mio computer. Ovviamente tutto bianco e con dettagli argentati. Sicuramente è stata quindi la scelta più intelligente per non rischiare un incendio in casa. Passiamo poi agli SSD che avevo già acquistato da poco, quindi non avrebbe avuto nessun senso comprarne di nuovi. Uno da 512 GB e l'altro da 256 mi pare. Online ve la cavate con meno di 100 euro. Passiamo poi alla scheda video che ho preso da ancora Amazon, una XFX Speedster Swift 210 RX 7600, pagata 279 euro con circa 10 euro di spedizioni aggiunte, quindi siamo intorno ai 290 più o meno. Completamente bianca, è davvero stupenda. Cioè, considerate che sto passando da un computer veramente con prestazioni pessime e un'estetica curata a meno di zero a un computer che cioè diventerà qualcosa di veramente stupendo. Specifico che non l'ho acquistato da AliExpress per il semplice fatto che le opzioni trovate erano veramente pessime. Le uniche opzioni che mi sarebbero andate bene erano dell'assoio, che però cercando online non hanno proprio una buona reputazione, diciamo. Concludiamo poi con pasta termica pagata 1,63 euro, con un risparmio in realtà di circa 2 euro. Poi hub per le ventole pagato 9 euro e qualcosa, magnetico, bianco e con telecomandino per il controllo, ancora una volta più o meno 2 euro di risparmio. E terminiamo la lista con due cavi SATA rigorosamente azzurri, pagati comunque 5 euro in meno rispetto ad Amazon. Quindi tirando le somme, escludendo i componenti che ho acquistato da Amazon, quelli di cui non ho trovato corrispondenze, ho risparmiato in totale poco meno di 100 euro. I soldi che vi permettono di passare da un raffreddamento mediocre a uno di alto livello come quello di Sharkoon, solamente decidendo di acquistare in modo intelligente e con un minimo di ragionamento, non scegliendo per forza in base allo store, ma ai prezzi più convenienti. Oggi però è già tardi, quindi ci vediamo direttamente domani con il montaggio e il risultato finale. 2:49 del 12 di marzo, nel frattempo ho anche perso il telefono, ma beccatevi questo montaggio ASMR. Ecco, montare un computer con attrezzi premium come questo è sicuramente molto meglio, ma di Fantic ne parleremo meglio in prossimi video di gadget, quindi nel caso iniziate ad iscrivervi. Nel frattempo è anche arrivato l'S90 RGB White, che oltre a fare un certo effetto a livello estetico, garantisce sicuramente una migliore dissipazione rispetto al solito raffreddamento ad aria, e come vedremo a breve aggiunge quel tocco irrinunciabile nel vostro computer. Dotato di 3 ventole 120 mm e pompa a liquido con tanto di effetto Infinity Mirror con logo Sharkoon. E per finire ho anche sistemato il cable management per evitare che cavi finissero davanti ai componenti, finendo così per rovinare tutta l'estetica della build. In realtà oggi è il 17 di marzo e il computer che adesso vedete alle mie spalle l'ho finito ieri, dato che ho avuto davvero 1000 difficoltà durante la preparazione. Purtroppo sta andando veramente male. Il PC dovrebbe andare, premo il tasto di accensione ma non so quale sia il problema. Purtroppo è così. Vi aggiorno appena so qualcosa. E ho dovuto addirittura cambiare la scheda madre prendendo una Asus ROG Strix B550M. Sono stato in piedi fino all'una a capire quale fosse il problema nel computer, dato che ogni volta che accendevo il computer le ventole flashavano e non sembrava quasi avviarsi. Penso sia la scheda madre. Vediamo se almeno così si mette a posto, dai. L'ho pagata un po' di più rispetto all'altra, ma dato che evidentemente era difettosa non potevo fare altro. Ho sistemato nel frattempo qui dietro anche tutta la postazione, ma dopo la vedremo meglio nel dettaglio insieme al computer. Anche logo Sharkoon applicato. E quindi dopo questa, ecco voi il mio nuovo computer di AliExpress.
Ma guardate che qualità, sembra davvero di essere nella vita vera. Connesso in VR tramite Airlink grazie al servizio di Steam Link e veramente sono scioccato. Cioè ogni effetto si vede davvero alla massima qualità e con oltre 100 fps, lo vedete voi a schermo. Veramente sono sul serio senza parole e non so cos'altro dire se non grazie mille a Sharkoon per aver deciso di supportare il progetto. Un grazie va anche a Divoom per avermi fornito il loro Times Gate, che però vedremo meglio in altri video di gadget. E ovviamente un grazie va a voi per essere arrivati fino a questo punto e continuare a supportarmi. Fatemi sapere nei commenti se avreste acquistato qualche altro componente o avreste fatto qualcosa meglio e magari qualche applicazione abbastanza pesante da provare. Detto questo, grazie ancora, qui vi lascio alcuni video da guardare e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!